Nella storia dell'uomo esistono dei miti fondativi che ci affascinano e atterriscono profondamente. Molti sembrano essere estremamente simili tra loro, cambiano i nomi, talvolta le forme, ma i concetti principali e generali sembrano essere sempre gli stessi. Un dato non di poco conto che ci fa pensare e ragionare sul fatto che forse tutta o una parte di queste tradizioni potrebbero trarre le loro origini da eventi reali, da situazioni realmente avvenute, che sono state poi e successivamente trasposte e trasformate in leggenda. Tra i casi più interessanti e meno indagati troviamo quello riferito alla mitologia cinese e in particolare a tre figure che sarebbero state all'origine di tutto il mondo che conosciamo, almeno secondo la loro visione. La mitologia cinese è carica di figure riconducibili alle diverse aree geografiche da cui è composta oggi la nazione e le sue etnie. Solitamente si pone come data di inizio di questa tradizione il XII secolo a.C., periodo fino a cui si era tramandata una ricchissima tradizione orale durata millenni. La tradizione scritta inizierà solo successivamente, ad esempio con il libro di Shan Hai Jing, scritto più o meno nell'epoca della nascita di Gesù, ovvero il libro dei monti e dei mari, così come anche il libro delle Odi, composto tra il XII e il VII secolo a.C., il libro delle questioni celesti e lo Euyuan Zhuan. Un altro testo per noi molto importante è il Feng Shen Yanyi, ovvero la creazione degli dei. In tutto questo, però, nella tradizione mitologica cinese, primaria importanza hanno i tre Augusti. Sono dei personaggi mitici considerati dei semidei, dotati di poteri magici, che avrebbero introdotto in Cina importanti aspetti culturali quali l'agricoltura, la pesca, l'erboristeria medica e i principi della medicina, la scrittura e la divinazione. Gli storici moderni ritengono che questi sovrani siano il risultato della fusione di personaggi reali, da molti identificati come antichi capi di varie etnie, e personaggi mitologici. I tre Augusti sono rappresentati come esseri civilizzatori che usarono la loro saggezza e le loro conoscenze, nonché dei poteri definiti magici per migliorare la vita degli uomini. I tre Augusti, detti anche i tre sovrani, sono rispettivamente Fuxi, detto il sovrano del cielo, Nuwa, detta anche il sovrano della terra, e Shennong, detto il sovrano dell'uomo. Esistono diverse tradizioni al riguardo e ai tre Augusti si attribuiscono varie identità in diversi testi storici cinesi. Nelle memorie di uno storico di Sima Qian si sostiene che fossero il celeste sovrano che regnò per 18.000 anni, Fuxi, il sovrano terreno che regnò per 11.000 anni, Nuwa, e lo Yundu Shu e lo Yanming Bao, il sovrano umano che regnò per 45.600 anni, con Shennong. Come nel caso sumero, egiziano e indiano, ma non solo, ai civilizzatori dei rispettivi popoli vengono attribuite non solo origini divine, ma anche e soprattutto delle vite estremamente lunghe. Sono tutti civilizzatori di questi popoli e in quasi tutti i casi risiedono oltre le nuvole, nel cielo più profondo. Sia Fuxi che Nuwa sono il dio e la dea, marito e moglie, a cui si attribuisce la discendenza dell'umanità in seguito a un diluvio catastrofico, mentre Shennong avrebbe inventato l'agricoltura e sarebbe stato il primo a usare le erbe mediche. Anche nel caso cinese troviamo il mito del diluvio, anzi dei diluvi, ma uno in particolare, il più antico, costituì l'inizio del mondo per come noi lo conosciamo. Lo Shangsu Dazuan e il Baihi Tongji sostituiscono Nuwa con Suirien, l'inventore del fuoco. Il testo di Wang Shiji sostituisce Nuwa con l'imperatore giallo, l'antenato presunto del popolo cinese attuale.
Fuxi è il primo dei tre Augusti, è vissuto secondo la tradizione generale tra il 2952 e il 2836 a.C. Nato a Shenji, probabilmente l'attuale Lenzyan, sobborgo di Xi'an nello Shaanxi, Fuxi divenne poi il governante dei suoi discendenti. Secondo la Vulgata classica pare che il suo regno sia durato più di 100 anni, mentre per Sima Qian gli eventi che lo riguardano sarebbero molto più antichi e vedrebbero una durata del suo regno per 18.000 anni. Sempre la Vulgata classica afferma che visse per 197 anni e morì in un posto chiamato Chen, oggi Huaiyang, nello Henan, dove ancora oggi esiste un mausoleo dove è venerato. Narra la leggenda che la madre, una ragazza chiamata Waxu, un giorno soleggiato si divertiva accanto a una palude. Un'orma gigante la attrasse e lei, piena di interesse, la calpestò con i piedi, rimanendo incinta di Fuxi. In quella palude abitavano i draghi, così recita la tradizione. Sembra infatti che Fuxi avesse 4 occhi e una coda di serpente. Recita sempre il testo di Sima Qian: Fuxi aveva la testa allungata, grandi occhi, denti di tartaruga e labbra di drago. Le sue sopracciglia erano folte di bianchi peli, la barba gli scendeva fino al suolo. Ma evidentemente Waxu non fu così sconvolta da questa esperienza, tanto da ripeterla generando una figlia, Nuwa, che poi divenne moglie dello stesso Fuxi quando lui divenne re. Nella mitologia cinese, Nuwa, il secondo dei tre Augusti, è rappresentata generalmente come figura femminile, ma anche come capo tribale. Nuwa è associata al mito del diluvio universale cinese. Il dio delle acque, Gong Gong, aveva sfidato il dio del fuoco, Zhurong, ma aveva perso la battaglia. Adirato, aveva battuto violentemente la sua testa contro il monte Buzu, uno dei pilastri che reggevano il cielo, facendolo crollare con la conseguente caduta del cielo verso nord-ovest e lo scivolamento della terra verso sud-est, provocando in questo modo un grande diluvio che aveva quasi decimato l'umanità. Nuwa allora tagliò le zampe di una tartaruga gigante e le usò per sostituire il pilastro caduto, riaggiustando il cielo usando pietre di 7 diversi colori. Tuttavia non riuscì a rimettere esattamente tutto come prima e questo per la tradizione cinese spiegherebbe perché il Sole, la Luna e le stelle si muovono verso nord-est e perché i fiumi della Cina scorrono verso sud-est, verso l'Oceano Pacifico. Nuwa è considerata inoltre una divinità associata alla creazione. Secondo la leggenda, dopo il cataclisma, solamente Fuxi e sua sorella Nuwa si salvarono. Si ritirarono allora sul monte sacro Kunlun, dove pregarono chiedendo un segno dall'imperatore del cielo. Questo dato ci permette di apprendere come sopra questi due esseri semidivini vi fosse qualcun altro. L'essere divino approvò la loro unione e i due fratelli, diventati sposi, diedero origine alla razza umana. Per questo Fuxi e Nuwa sono anche ricordati come genitori dell'umanità. Ancora oggi a Jining, nella provincia dello Shandong, esiste la tomba di Fuxi. Il terzo giorno di marzo, secondo il calendario lunare, gli abitanti dei villaggi si riuniscono a Jining per festeggiare il fondatore della civiltà e della nazione cinese. Nuwa è venerata invece da alcune minoranze etniche cinesi, in particolare presso l'etnia Miao. Secondo un'altra storia mitologica, Nuwa esisteva fin dall'inizio del mondo, si sentiva sola e pensò quindi di creare animali e uomini. Nel primo giorno creò i polli, nel secondo i cani, nel terzo le pecore, nel quarto giorno creò i maiali, nel quinto i buoi e nel sesto i cavalli. Nel settimo giorno, invece di riposare, iniziò a plasmare gli uomini ad uno utilizzando della creta gialla.
Dopo aver creato centinaia di figure in questo modo, si sentì stanca, così immerse una corda nella creta e la scosse in modo da spargere schizzi ovunque. Le figure modellate diventarono inobili, mentre gli schizzi di creta diedero vita al popolo. Si dice anche che alcune figure furono rovinate dalla pioggia, mentre Noah aspettava che si seccassero e così, senza volerlo, ebbero origine le malattie e le deformità. Nell'iconografia tradizionale cinese, Fuxi veniva rappresentato sempre allacciato, tramite la coda, alla sorella, lei con un compasso, lui con una squadra in mano. I due strumenti indicano che i due sovrani inventarono norme, regole ed equilibrio. Difatti Fuxi è considerato il primo eroe civilizzatore cinese, in quanto a lui vengono attribuite l'invenzione della metallurgia, della scrittura, del calendario, oltre ad essere stato anche l'iniziatore di varie attività umane, tra cui l'allevamento degli animali, la pesca e la musica. Nuwa ha formalizzato invece l'uso della scrittura, l'istituzione del matrimonio e dei riti religiosi. Insegnò ai suoi sudditi a cucinare, a pescare con le reti e a cacciare con trappole e armi metalliche e a rendere soprattutto gradevoli i cibi mediante la cottura e le spezie. A quei tempi la società primitiva era di tipo matriarcale, la nascita dei bambini era considerata un miracolo che non richiedeva il contributo dell'uomo. Nella misura in cui il processo riproduttivo fu capito, la società si mosse in senso patriarcale e, secondo la tradizione cinese, Fuxi ebbe un ruolo di primaria importanza in questa evoluzione con l'istituzione del matrimonio. Secondo la tradizione, Fuxi è ritenuto essere il fondatore dell'arte divinatoria in Cina, in seguito alla sua scoperta di Ho-Tu, la sequenza del fiume Ho, che costituisce il prototipo degli 8 trigrammi del cielo anteriore. Questa sequenza di numeri era scritta sul dorso di un cavallo che emerse dalle acque del fiume Ho. Questa sequenza è utilizzata dal Feng Shui per l'identificazione di luoghi propizi per la sepoltura dei defunti. La struttura degli 8 trigrammi, Ba Gua, è una delle basi concettuali del classico libro dei mutamenti noto come I Ching o I Ching. Questo testo però non costituisce solo un sistema divinatorio, ma da Leibniz ai giorni odierni si è compreso come al suo interno possa essere presente un complicato codice matematico. Leibniz stesso vide come i trigrammi costituissero un codice binario, linea chiusa e aperta, ante litteram, con tutte le implicazioni che questo comporta. I testi che ricordavamo affermano che nei tempi antichi il sovrano Fuxi, guardando verso l'alto, osservò il cielo e le stelle. Guardando verso il basso, osservò la terra e gli animali e gli uccelli, studiando come vivevano nei loro ambienti. Prendendo esempio dalle cose vicine e da quelle lontane, combinò i segni Yin e Yang, formando 8 trigrammi che rappresentavano le regole dell'universo. Seduto su un poggio quadrato, percepì i soffi degli 8 venti e seppe da allora comporre gli 8 trigrammi, le 64 combinazioni che consentono di conoscere il fasto e il nefasto, di apprendere la buona e la cattiva sorte. L'ultimo dei 3 Augusti, Shennong, detto anche imperatore dei 5 cereali, secondo la tradizione classica sarebbe vissuto 5.000 anni fa, mentre per i testi più antichi cinesi avrebbe regnato per ben 45.600 anni. Considerato il padre dell'agricoltura cinese, il suo nome significa infatti coltivatore divino. Questo imperatore leggendario insegnò al suo popolo come coltivare i cereali per sfamarsene, in modo da evitare l'uccisione di animali. Si dice che abbia assaggiato centinaia di erbe per valutarne il valore medicinale e per distinguerle da quelle velenose, e sarebbe anche l'autore del testo classico sulle radici e anche del testo Erbe del contadino divino, il più antico testo cinese sui farmaci, che include 365 medicine derivate da piante, minerali e animali.
In realtà il vero autore del testo, compilato verso la fine della dinastia Han occidentale, è sconosciuto. La tradizione leggendaria invece lo attribuisce a Shennong. La catalogazione di centinaia di erbe fu un punto cruciale per lo sviluppo della medicina tradizionale cinese. Il tè, che agisce come antidoto per circa una settantina di erbe velenose, è considerato una sua scoperta. Shennong è anche considerato il padre della medicina tradizionale cinese e ancor più l'inventore dell'agopuntura. Questa panoramica ci permette di capire come anche questo antichissimo popolo conservi al suo interno delle tradizioni culturali e sapienziali e conoscenze davvero uniche e ancora in buona parte da riscoprire. Quanto presentato è un inizio di un percorso che ci porterà nel tempo a sondare i misteri e la storia di queste terre. È davvero interessante infine notare come questi tre esseri siano considerati dal popolo cinese non solo come gli artefici della civilizzazione, ma anche alle figure che avrebbero dato origine al genere umano in senso lato e alla storia cinese nella sua estensione. Gli elementi presentati sono comuni a molte altre civiltà e non furono il frutto di scambi carovanieri o dovuti a spostamenti di popoli che portarono nell'antica Cina le loro conoscenze. Questi sono avvenuti sicuramente, ma queste tradizioni nacquero e si originarono nel territorio cinese. Queste conoscenze si innestano nel cuore più profondo di queste terre e ci indicano come anche in Cina sembrerebbe essersi verificato qualcosa di molto simile a quello che gli antichi Sumeri, egiziani, indiani e non solo hanno raccontato nelle loro antichissime tradizioni.